tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare una nuova borsa modello bauletto realizzato con il punto treccia che non vi avevo mai mostrato qui sul canale. Oggi è la prima volta, sono super soddisfatta del risultato, guardate quanto è carino, immaginatevela anche lavorata con la lana. Io ho utilizzato Amore Corda 2 mm di Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Infatti proprio per questo vi dico che se vorreste realizzare il bauletto in versione molto più invernale potreste optare per Amore Lanato, che è un cordoncino che ha una percentuale di lana, lo abbiamo già utilizzato per una borsa precedente, oppure utilizzare Amore Bicche, che è proprio un cordoncino di lana. Magari ve li lascio linkati nel box informazioni qui in basso, vi basta cliccare sul titolo. Nulla, spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere poi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ora non ci dilunghiamo più di tanto, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. Allora vediamo cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Amore Corda 2 mm, io utilizzerò la colorazione numero 432, avremo bisogno del feltro o rete per irrigidire, tessuto per foderare, utilizzerò una chiusura magnetica, avremo bisogno di 2 moschettoni tondi, catena per realizzare la tracolla, ago e filo per cucire, uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione del pannello. Siccome sappiamo di voler utilizzare il punto treccia, andremo ad avviare un numero di catenelle multiplo di 4. Quindi vi lascerò indicato qui in alto il numero di catenelle totali insieme alla misura in centimetri. Ok, ho avviato 36 catenelle che corrispondono esattamente a 24 cm. Quindi a questo punto, dopo aver avviato le catenelle necessarie, ne andiamo ad aggiungere una per girare il lavoro, quindi non conterà come maglia. Ora torneremo indietro a maglia bassa, partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto, noi andiamo ad inserire l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ultimata la riga, voltiamo il lavoro e dopo aver fatto questa riga di maglia bassa ne farò una di sola maglia alta. Potete anche partire direttamente con la riga di maglia alta, ma io preferisco avere sempre il bordino di maglia bassa. Quindi si volta il lavoro, non faccio la catenella, inserisco l'uncinetto direttamente nel primo punto, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. Dopodiché procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Bene, terminata anche questa riga, ora partiamo con la lavorazione delle 2 righe fondamentali che poi andranno ripetute per tutto il pannello. Quindi partiamo con la prima riga, avvieremo sempre la riga lavorando le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta. Ovviamente se utilizzate altri metodi fatelo tranquillamente.
Dopodiché procedo lavorando una maglia alta nei 3 punti successivi. In questo modo avrò 4 maglie alte iniziali. Ora dobbiamo iniziare a lavorare la treccia e prenderemo in considerazione i 4 punti successivi. Tra l'altro dovremo andare a lavorare una maglia alta doppia in rilievo. Quindi saltiamo i primi 2 punti, carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto e andiamo a considerare la terza, quindi non questa, non la seconda, ma la terza. Inseriamo l'uncinetto in questo modo, quindi dobbiamo proprio prendere la maglia alta sottostante, prendiamo il filo, chiudiamo le prime 2 asole, le seconde 2 e le ultime 2, in questo modo. Ripetiamo lo stesso procedimento per la maglia alta successiva, quindi questa l'abbiamo lavorata, andiamo in questa e ripetiamo lo stesso procedimento, quindi prendiamo la maglia alta in questo modo e andiamo a lavorare una maglia alta doppia in rilievo. Quindi chiudiamo le asole 2 per volta e questo sarà il risultato. Ora dobbiamo andare a fare lo stesso procedimento nelle 2 maglie che abbiamo saltato, quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, andiamo a prendere inizialmente la prima, quindi la prima saltata, inseriamo l'uncinetto in questo modo, prendiamo la maglia alta e andiamo a chiudere le asole 2 per volta. Sembrerà difficoltoso, ma una volta presa la mano sarà molto semplice. Quindi questa è la prima e lavoriamo anche la seconda nello stesso modo, esattamente questa. E questo sarà il risultato, queste maglie incrociate. Ora procediamo lavorando 4 maglie alte semplici nei 4 punti successivi, quindi 1, 2, 3 e 4. Lavoriamo normalmente. 1, 2, 3 e 4. Ora dovremo andare a creare la prossima treccia nei 4 punti successivi, quindi si ripete sempre lo stesso procedimento. Andiamo a prendere la terza in questo modo e lavoriamo una maglia alta doppia in rilievo, chiudendo ovviamente le asole 2 per volta. Altra maglia alta doppia nella maglia successiva e poi si torna indietro a lavorare le prime 2 saltate. Quindi prima la prima e dopo la seconda, esattamente questa qui. Quindi questo è il procedimento che andremo a ripetere per tutta la riga. Ora dobbiamo andare a lavorare le 4 maglie alte normali nei 4 punti successivi, quindi 1, 2, 3 e 4. E poi si procede nello stesso identico modo, quindi terminiamo la riga e poi ci rivediamo. Bene, questo sarà il risultato una volta ultimata la riga. Ovviamente termineremo con 4 maglie alte normali come abbiamo iniziato, avremo 4 file di trecce e 5 di maglie alte normali. A questo punto voltiamo il lavoro e procediamo con la seconda riga che andrà ripetuta insieme alla prima
quindi quest'ultima che abbiamo lavorato per tutto il pannello. Iniziamo sempre nello stesso modo, lavorando 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta. Procedo lavorando una maglia alta normale nei 3 punti successivi. Ed ora, dove ho la treccia, devo andare a lavorare delle maglie alte doppie in rilievo dietro. Quindi carico il filo sull'uncinetto 2 volte, non dovremo incrociare nulla, ma dovremo lavorare i punti come si presentano. Quindi andiamo inizialmente ad afferrare la prima in questo modo. Prendiamo il filo e andiamo a lavorare una maglia alta doppia, quindi come abbiamo fatto finora. Carico di nuovo il filo 2 volte sull'uncinetto, vado ad afferrare la seconda, quindi esattamente questa, in questo modo. Devo mandarla sul retro. E lavoro una maglia alta doppia, quindi chiudendo le asole 2 per volta. Carico di nuovo il filo sull'uncinetto 2 volte e vado a prendere la terza maglia, esattamente questa qui, e lavoro una maglia alta doppia in rilievo dietro. E la quarta, quindi questa. In questo modo la treccia sarà più evidente sul retro. Ora ho le 4 maglie alte normali, vado a lavorarci sopra 4 maglie alte normali. Una, 2, 3 e 4. E poi di nuovo le 4 maglie alte doppie in rilievo dietro, quindi prendendole ovviamente così come si presentano. Quindi carico il filo 2 volte sull'uncinetto e vado a prendere la prima in questo modo. E poi farò lo stesso anche per le altre. Quindi vado ad afferrare proprio la maglia facendo passare l'uncinetto e portandola avanti, e si lavora normalmente la maglia alta doppia. Ovviamente ci vuole un po' di pazienza, ma si riesce tranquillamente. E poi si procede lavorando le 4 maglie alte normali, quindi ripeteremo questo procedimento per tutta la riga. Questo ovviamente sarà il risultato, come potete vedere si vede già la treccia, e ovviamente poi andando ad alternare queste 2 righe andremo a creare proprio la treccia. A riga ultimata si inizia ad intravedere la nostra treccia. Io ho già voltato il lavoro, ora devo andare a ripetere la prima riga dove andiamo a creare l'intreccio. Quindi vi faccio vedere i primi passaggi, poi vi lascio continuare da sole. Quindi inizio sempre con una maglia bassa ed una maglia bassa sopra l'altra, le altre 3 maglie alte, quindi per un totale di 4 punti. E
poi dobbiamo andare ad intrecciare le maglie, quindi carico il filo 2 volte, salto i primi 2 punti, inizio dal terzo e vado ad afferrare la maglia in questo modo e a lavorare la maglia alta doppia in rilievo. In questo caso ovviamente davanti. Ripeto lo stesso procedimento per la maglia successiva. E poi vado a riprendere le prime 2 saltate, quindi esattamente queste qui. Parto dalla prima. E poi lavoro la seconda. In questo modo. Ora ho le 4 maglie alte normali, quindi ci lavoro al di sopra 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. E poi andiamo a ricreare l'intreccio, quindi lo stesso procedimento che abbiamo fatto qui lo ripeteremo per tutta la riga. Nella riga successiva andremo a lavorare dove c'è la treccia 4 maglie alte doppie retro, quindi prendendo le maglie sul retro come abbiamo visto nella riga precedente, e andremo a ripetere queste 2 righe per tutto il pannello. Qui in alto troverete le righe totali di lavorazione. In queste righe c'è compresa anche la prima di maglia bassa, quindi sono quelle totali, insieme alla misura in centimetri che sarà la lunghezza del pannello. Quindi continuiamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Ovviamente se avete qualche dubbio lasciate un commento qui in basso. Se non avete capito qualche passaggio vi basta riguardare le righe precedenti, quindi mandare indietro il video e riguardare le righe precedenti perché sono da ripetere queste ultime 2 che abbiamo lavorato. Terminiamo il pannello e poi ci rivediamo. Bene, una volta lavorato tutto il pannello, ho lavorato 30 righe di lavorazione ed ho raggiunto 39 cm di lunghezza. Quindi a questo punto vado a fare il giro di rifinitura. Se voi preferite incorporare la rete potete farlo in questo momento ritagliando un pezzo di rete che abbia la stessa dimensione del vostro pannello e andate a fissarla man mano mentre lavorate il giro di rifinitura a maglia bassa. Quindi ho già voltato il lavoro e procederò semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Nell'angolo come sempre lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa ovviamente nello stesso punto. Dopodiché per il lato più lungo, sia il primo che il secondo, andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Quindi in ogni asola che abbiamo noi andiamo a lavorare una maglia alta. Dobbiamo ovviamente assicurarci di avere lo stesso numero di punti poi sia sul lato che sull'altro per quanto riguarda i lati più lunghi. Quindi io procedo semplicemente in questo modo, inserisco l'uncinetto nell'asola e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, maglia bassa,
punto successivo e maglia bassa e procedo così per ogni punto o comunque per ogni asola che mi si presenta. Come abbiamo fatto anche nell'altro angolo, inseriamo l'uncinetto nel punto d'angolo ovviamente, lavoriamo una maglia bassa, facciamo una catenella, una maglia bassa nello stesso punto e poi procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Dopodiché abbiamo di nuovo l'altro angolo dove andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa e poi ultimo lato lungo dove lavoreremo una maglia bassa per ogni asola che abbiamo, facendo attenzione ad avere lo stesso numero di punti che abbiamo ottenuto sull'altro lato lungo. Quindi procediamo in questo modo e poi ci rivediamo al termine. Bene, una volta rifinito tutto il pannello, a questo punto possiamo tagliare il filo. Io ovviamente ho terminato con una maglia bassa nel punto d'angolo, non ho fatto la catenella perché sarà comunque sostituita dall'asola di chiusura. Quindi taglio il filo e vado a chiudere il mio lavoro. Fatto questo dovremo occuparci dei laterali, in questo caso io li farò tondi perché farò un bauletto, ma se siete principianti potete anche andare a fare dei laterali rettangolari, quindi lavorati a punto basso in righe di andata e ritorno, seguendo ovviamente le misure che avete sul laterale. Io ho già realizzato un laterale, come potete vedere un tondo perfetto, molto probabilmente lo ritroverete come tutorial singolo perché potrebbe esservi utile per una base di una borsa, ad esempio i secchielli, quindi ve lo pubblicherò anche come tutorial singolo, lo ritroverete nei prossimi giorni. Ora andiamo a realizzarlo insieme e vi dirò come farlo venire perfetto e non spigoloso. Per prima cosa, per realizzarci un laterale perfetto dobbiamo tenere in considerazione la misura del lato più lungo, quindi in base a questa misura noi andremo a realizzare il laterale. In questo caso abbiamo circa 40 cm di lunghezza, quindi dovrò avere un laterale, se tondo dovrò avere 40 cm di circonferenza, mentre se lo realizziamo rettangolare possiamo tenere in considerazione il numero di punti, quindi andremo a suddividere il pannello in 3 parti, la parte più piccola che sarà il fondo e la profondità della borsa ed i lati più lunghi che ci serviranno per capire quante righe andare a lavorare. In questo caso io l'ho fatto tondo, quindi ho tenuto in considerazione i 40 cm. Quindi prendiamo il filo e partiamo con un cerchio magico che andremo a bloccare ovviamente con una catenella. Questa ci sostituirà anche la prima maglia bassa. Procediamo lavorando altre 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a tirare il filo per chiudere il cerchio e andiamo a fare la chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto, questo qui, dall'interno verso l'esterno. In questo modo prendiamo l'asola, la portiamo ovviamente all'interno, ci inseriamo alla base dell'asola che abbiamo portato all'interno, quindi qui inseriamo l'uncinetto nell'asola, tiriamo il filo e blocchiamo con una catenella che ovviamente sostituirà la prima maglia bassa. All'interno di questo punto noi andiamo a lavorare un'altra maglia bassa.
Procederemo quindi lavorando un aumento per ogni punto fino a raddoppiare comunque i punti di base. Fatto questo vado a chiudere sempre con chiusura invisibile, quindi inserisco sempre l'uncinetto nel primo punto, dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto all'interno, poi mi inserisco in questo punto, nell'asola, tiro il filo e blocco con una catenella che funge da prima maglia bassa. In questo giro dovrò alternare un aumento ed una maglia bassa, quindi procedo lavorando l'aumento nel punto successivo, poi punto successivo, una sola maglia bassa e poi di nuovo un aumento nel punto successivo e continuerò in questo modo fino ad ultimare il giro. Terminato anche questo giro lo chiuderemo sempre nello stesso modo, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto, prendo l'asola, la porto all'interno, mi inserisco alla base del punto, nell'asola tiro il filo e vado a bloccare con una catenella che funge sempre da maglia bassa. Ora ovviamente dovrò incrementare di una maglia tra un aumento e l'altro, quindi se nel giro precedente abbiamo lavorato un aumento ed una maglia bassa, in questo giro andremo a lavorare un aumento e 2 maglie basse. Per evitare che si crei un cerchio spigoloso noi dobbiamo andare a distribuire gli aumenti sempre nel mezzo, quindi ora parto con un aumento, quindi lavoro una maglia bassa nello stesso punto, poi lavoro una maglia bassa nei 2 punti successivi e di nuovo un aumento. Procedo in questo modo per tutto il giro. Chiudiamo il giro sempre nello stesso modo. Ripartiamo con una catenella che funge da prima maglia bassa e come vi ho già detto nel giro precedente dobbiamo andare a posizionare gli aumenti sempre nel mezzo. Come potete vedere si intravedono un po' gli spigoli, ma se noi andiamo a posizionare gli aumenti proprio nel mezzo andremo a creare proprio un cerchio perfetto. Quindi ora questa è la prima maglia bassa, ne faccio un'altra, quindi per un totale di 3, perché ora devo fare 3 maglie basse ed un aumento e nel punto successivo lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Procedo poi lavorando una maglia bassa nei 3 punti successivi, quindi l'aumento non dobbiamo farlo mai capitare dove c'è l'aumento sottostante, perché altrimenti andremo a creare un cerchio pieno di spigoli. In questo modo, invece, distribuendo gli aumenti in modo casuale, ma rispettando comunque lo schema, andremo a creare un cerchio perfetto. Quindi si procede in questo modo, incrementando sempre di una maglia tra un aumento e l'altro per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ma comunque sappiate che se state seguendo le stesse misure del progetto che sto realizzando io, dovete ottenere un cerchio che abbia un diametro di 13 cm. Quindi non calcolate tanto i punti, ma la misura in centimetri. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al laterale terminato.
Una volta raggiunta la misura non ci resta che andare a tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Ovviamente io ho raggiunto la misura che mi occorreva, ho raggiunto in realtà 13 cm e mezzo e anche questo è da 13 cm e mezzo. Ho lavorato in totale 10 giri, nell'ultimo giro ho terminato comunque lavorando un aumento e 8 maglie basse, quindi ora procedo, taglio il filo, vado a chiudere con asola di chiusura. Siamo giunti al termine dell'assemblaggio. Io prima di fare questo devo andare ad irrigidire e foderare il mio pannello perché ne ho bisogno. Se utilizzate un filato diverso e non è necessario, potete anche saltare questo passaggio. Io andrò ad irrigidire con il feltro, però siccome il feltro che ho non è della colorazione giusta, andrò a foderare il pannello di feltro. Quindi se decidete di foderare con il feltro dovete andarvi a ritagliare un pannello di feltro delle stesse dimensioni del pannello ad uncinetto, o perlomeno quasi delle stesse dimensioni. Questo che significa che non andremo a considerare la misura completa, ma ci terremo circa un centimetro più basse. Nel mio caso andrò a ritagliare un pezzo di feltro che misurerà 38 cm e mezzo per quanto riguarda il lato più lungo, mentre per quanto riguarda il lato più corto misurerà 23 cm. Quindi ritaglio un pezzo di feltro di queste dimensioni. Per calcolare le dimensioni del vostro pannello, se lo avete realizzato più piccolo o più grande, iniziate a misurare sempre dalla base dell'ultimo giro di rifinitura. Quindi quel giro non lo contate. Una volta tagliato il pezzo di feltro non dovremo far altro che andarlo a rivestire con il tessuto. Quindi per farvi capire più o meno come fare, prendiamo il tessuto messo doppio ovviamente e lo metterete comunque sul dritto. Io voglio solo farvi capire il procedimento che dovremo fare. Prendiamo il pezzo di feltro, lo mettiamo nel mezzo e andiamo proprio a rivestirlo, quindi a foderare il pezzo di feltro. Una volta foderato il pezzo di feltro, quel pezzo di feltro foderato lo andremo a cucire sul pannello ad uncinetto. Lo stesso procedimento potete farlo anche per i laterali se volete. Io penso che non lo farò o al massimo fodererò senza irrigidire. Quindi facciamo questo passaggio e poi ci rivediamo. Se non volete perdere tempo a cucire, potete fare anche come sto facendo io. Ho ripiegato il tessuto verso l'interno, qui ovviamente l'ho tagliato già messo doppio, quindi non devo fare cucitura. Qui lo vado a piegare e poi lo vado a fissare direttamente sul pannello. Lo so, sarebbe meglio passarlo con la macchina da cucito, ma quando si tratta di cucire sono un po' pigruna, lo ammetto, quindi preferisco tagliare un po' i tempi. Quindi ho semplicemente ripiegato il tutto e adesso lo vado direttamente a cucire sul pannello. Non vi faccio vedere questo passaggio perché dovete semplicemente andare a posizionare il pannello in feltro sopra il pannello all'uncinetto e andare a cucire tutto sul bordo. Proprio in questo modo. Ovviamente devo risvoltare qui. Comunque sul mio canale trovate anche un tutorial dedicato proprio alla fodera a pannello, trovate il link nel box informazioni qui in basso, vi basta cliccare sul titolo. Una volta foderato questo sarà il risultato. A questo punto non ci resta che andare ad assemblare con i laterali. Non andrò a foderare i laterali, ma se volete potete farlo come vi ho spiegato prima. Fisseremo i laterali in modo veramente molto semplice utilizzando lo stesso cordoncino e l'ago da lana. Io innanzitutto mi vado a fissare il marcapunti esattamente nel punto d'angolo, quindi andrò a calcolare questo punto qui. Quindi prendo un pezzo di cordino e lo vado a fissare tra le maglie. Posso farlo sia sul laterale che sul pannello se abbiamo lasciato un po' di margine. Io fisserò il filo sul laterale che sono più comoda. E devo portarmi con l'ago esattamente dove ho fissato il marcapunti. Una volta fissato il filo esco da questo punto prendendo ovviamente solo la metà catenella esterna,
Rimuovo il marcapunti perché so dove devo andare a cucire. Inserisco l'ago prendendo solo la metà catenella esterna sul laterale e la metà catenella esterna sul bordo del pannello. Ripasso una seconda volta solo per quanto riguarda il primo e l'ultimo punto che andiamo a fissare. Poi continuo a cucire punto per punto, oppure se necessario possiamo andare a cucire 2 punti in un unico punto. Come in questo caso io entro in questo punto sul laterale, entro nel punto sul pannello, poi rientro nello stesso punto ma nel punto successivo del pannello. Non è un problema, l'importante è andare comunque a cucire perfettamente il laterale. Procederò in questo modo fino alla fine del pannello. Terminata la cucitura andremo a fare una doppia passata anche nell'ultimo punto, bloccheremo il filo tra le maglie del laterale e ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro laterale. Una volta cuciti entrambi i laterali, a questo punto ci occupiamo della rifinitura del bordo, quindi ci riprendiamo il filo, facciamo il cappio iniziale e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi del bordo. Io mi aggancerò esattamente qui nei punti del laterale, inserisco l'uncinetto qui e vado a lavorare la prima maglia bassa. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa sul punto del bordo del pannello centrale, inserisco sempre l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa e procedo così per tutti i punti del bordo, quindi sempre prendendo solo la metà catenella esterna, lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ovviamente qui sui laterali abbiamo due punti sia sul lato che sull'altro, mentre qui abbiamo comunque i punti ben visibili, quindi andiamo a lavorare tutto il giro in questo modo. Lavoriamo l'ultimo punto sul laterale, quindi qui ne abbiamo due, il primo l'abbiamo già lavorato, il secondo lo lavoriamo ora al termine del giro, dopodiché chiudiamo con punto bassissimo nel primo punto, facciamo una catenella e procediamo lavorando altri giri a maglia bassa fino a creare un bordino un po' più alto dove andremo poi ad applicare la chiusura magnetica. Se voi preferite potete anche applicare una cerniera, quindi non andare a creare il bordino ma applicare direttamente una cerniera che ci starebbe veramente benissimo. Io ora non ho una cerniera di questo colore, quindi andrò a creare il bordino dove poi applicherò la chiusura magnetica. Quindi si procede lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Dunque alla fine ho lavorato solamente 3 giri di maglia bassa, mi servono giusto per andare a posizionare la chiusura, quindi a questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Se preferite potete fare anche un ulteriore giro di punto bassissimo per rifinire ulteriormente. A
questo punto non ci resta che andare ad applicare la chiusura magnetica. Queste vanno semplicemente cucite, quindi le andiamo a cucire. Una volta applicata la chiusura, questo sarà il risultato. A questo punto non ci resta che applicare i manici oppure una catena. Per rifinire ulteriormente la catena possiamo far passare il cordino attraverso le maglie della catena, quindi andiamo a prendere un pezzo di cordino che sia il doppio della misura della catena che abbiamo scelto, lo mettiamo a doppio e lo andiamo a fissare innanzitutto con un nodino sulla prima maglia della catena e poi lo andiamo a far passare tra le maglie come state vedendo in video. Una volta arrivati alla fine blocchiamo sempre con un nodino ed avremo terminato. A questo punto non ci resta che applicare i due moschettoni sulle due estremità e andarle a fissare sul bordo della borsa. E una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Io super soddisfatta del risultato, soprattutto della lavorazione del punto che dà veramente un effetto bellissimo alla borsa. Come potete vedere, non avendo irrigidito i laterali, viene questo effetto che era proprio quello che volevo ottenere. Quindi se volete ottenere lo stesso effetto vi consiglio di non andare ad irrigidire con il feltro i laterali, ma magari solo foderarli, così avrete lo stesso risultato. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato Amore e Corda 2 mm di polvere dei pazzi. Vi lascio il link del sito nel box informazioni qui in basso insieme al mio codice sconto di 5 euro, valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Questo è l'avanzo di una rocca, come potete vedere ce n'è un bel po' e potete realizzarci tranquillamente un altro accessorio. Ovviamente se questo progetto vi è piaciuto mi raccomando condividetelo con tutte le vostre amiche creative. Se lo realizzerete mi raccomando mandatemi le foto perché sono super curiosa e vorrei condividerle sul mio profilo Instagram, quindi mandatemele lì o taggatemi. Vi invito a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!